Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale ed è martedì di Coppa Italia, questa sera alle ore 21 Napoli-Como e quindi probabili formazioni perché ci possono essere dei cambi e delle novità per quanto riguarda l'11 che andrà a schierare Antonio Conte nel match di stasera. Andremo a vedere anche Fabregas con chi si presenterà in campo e la formazione del Como, passando per gli esami strumentali effettuati da McTominay dopo il fastidio nella partita Genoa-Napoli e Massa e Di Bello bocciati per la decisione presa ovviamente sullo step on foot. Pestone, non lo chiamiamo più step on foot altrimenti ci dicono che confondiamo con l'inglese, il pestone che ha subito Vergara e il calcio di rigore che poi ha portato i 3 punti al Napoli. Facciamo il punto insieme, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte. Partiamo proprio da questi due bocciati, Massa e Di Bello bocciati per il pestone subito da Vergara e il calcio di rigore che porta i 3 punti al Napoli nella partita col Genoa, quindi dall'anno prossimo leggeremo un regolamento diverso. Pestone da 5 euro, ovvero pestone senza pressione. Pestone da 10 euro, ovvero pestone con una pressione minima da andare a rivedere al monitor. Pestone da 20 euro, c'è pressione, fallo inequivocabile senza cartellino. Pestone da 50 euro, troppa pressione, intervento scomposto, calcio di rigore e ammonizione o espulsione a seconda della dinamica dell'azione, ovviamente per chi ha fatto il fallo. Questo sarà il regolamento dell'anno prossimo, se oggi dobbiamo dire Massa e Di Bello bocciati per aver preso quella decisione su Vergara. Se volete essere coerenti l'anno prossimo rispetto alle cose che state dicendo quest'anno, poi se dobbiamo farci infinocchiare da tutti i salottini e tutte le dichiarazioni che stanno portando, diciamo, ad un Napoli che da danneggiato, tra virgolette, passa per la squadra che si è rubata i 3 punti contro il Genoa. Ecco che ci stanno riuscendo dal punto di vista mediatico e non a fare i fatti loro. Io mi auguro che ovviamente vada scemando questa situazione, ma ne dubito altamente, e quindi allerta massima fino a fine campionato e oltre. Gli esami strumentali per Scott McTominay. Passiamo al campo, le probabili formazioni ovviamente come sta il nostro top player. A riferirlo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, gli esami strumentali hanno scongiurato lesioni al gluteo, ma Conte per precauzione fermerà per Napoli-Como Scott, il centrocampista più prolifico, escludendo i calci di rigore, tenendo conto dei 5 campionati principali europei e delle coppe nazionali e internazionali. Numeri da paura per McTominay, ecco perché è un top player ed è il nostro top player. L'obiettivo è recuperarlo per Napoli-Roma. Conte spera di poterlo avere a disposizione per la partita ovviamente contro la Roma. Il quotidiano spiega: l'obiettivo è portarlo al massimo della condizione nella sfida di domenica contro la Roma, in modo che possa superare del tutto l'infiammazione che l'ha fermata a Marazzi a fine del primo tempo, dopo essere stato protagonista del primo gol e della rete del sorpasso. Speriamo che possa recuperare e sono d'accordissimo nel non portarlo nemmeno in panchina, in tribuna. Per me McTominay si potrebbe vedere anche la partita a casa, al calduccio, tranquilli, in famiglia, col padre, al limite che gli consiglia sempre di tirare da fuori. Ha fatto bene, visto il gol che ha fatto contro il Genoa. Poi vedremo se riusciamo a recuperarlo per Napoli-Roma. Nei prossimi giorni ne sapremo assolutamente di più. Le probabili formazioni per quanto riguarda stasera presentano alcune novità. C'è chi dice no, si partirà con l'11 tipo, Spinazzola, Politano recuperato e quindi partirà dal primo minuto, ma diciamo che le cose più serie dovrebbero essere queste per quanto riguarda l'11 stasera titolare. Torna Savic tra i pali, Beuke, Marachmani e Juan Jesus. E ci fermiamo un attimo perché a quanto abbiamo saputo c'è stato comunque un colloquio, un chiarimento, una situazione comunque da delineare per quanto riguarda Buongiorno, e se dovesse essere questa poi la linea di difesa di stasera, Buongiorno partirà titolare con la Roma. E carissimo Alessandro, noi siamo tutti con te, e anche vista la Roma di ieri sera c'è un attaccante giallorosso da tenere sott'occhio e da mettersi in tasca, tornando poi il difensore che è stato, sei stato e che sarai sicuramente in futuro
avendo dato filo da torcere alla maggior parte dei numeri 9 in Serie A l'anno scorso, ma anche quando eri col Torino. Quindi Beuke, Rachmani, Juan Jesus, la linea di difesa. Novità per quanto riguarda gli esterni a centrocampo dovrebbero essere Mazzocchi ed Olivera, Lobotka ed Elmas, perché ovviamente McTominay non c'è, quindi Elmas passa al posto di Scott. Giovane, Vergara e Højlund. Giovane e Vergara dietro la punta, che sarà comunque Højlund. Per quanto riguarda questa situazione, Giovane e Vergara, nel caso dovesse partire poi il titolare l'ex Verona, potrebbe anche essere un Napoli che al limite passerebbe tra virgolette a 5 a centrocampo, e quindi un 3-5-1-1, un 3-5-2 facendo agire l'ex Verona dietro la punta. Poi vedremo come il Napoli si metterà in campo, oppure schierarlo semplicemente sulla tre quarti, così come l'abbiamo visto da subentrato, senza andare poi a cambiare dal punto di vista tattico una linea in mediana. Però si potrebbe anche tranquillamente impostare così, arretrando un tantino Vergara e dandogli i palloni che poi devono passare tra le linee, quelle palle che dal punto di vista della scelta di passaggio e del rischiarlo serve e non poco. Dandola a un Elmas al limite avresti forse, almeno dal mio punto di vista, meno imprevedibilità che se la dai a Vergara, ma poi vedremo il Napoli come si metterà in campo. La cosa che possiamo dire prima di andare alla formazione del Como è che il Como ha un portiere che sì, dà una grandissima mano se tu vai ad affrontare la squadra di Fabregas nella sua area di rigore in pressione alta, con un portiere che fa girare la palla quasi come un centrocampista e quindi crea quelle situazioni di vantaggio che poi la palla che arriva tra le linee quando tu sei in pressione può far male dal punto di vista del farli ripartire, e vanno in porta poi con 3-4 passaggi, perché dal punto di vista tattico sanno perfettamente cosa devono fare. Ecco perché diciamo buttarci a capofitto nell'area di rigore del Como in pressione con calma. Serve equilibrio stasera, perché sanno il fatto loro e ovviamente non dobbiamo cadere nella trappola di Fabregas. Poi c'è un'altra situazione da analizzare per quanto riguarda il portiere del Como. È bravo con i piedi, siamo tutti d'accordo, con grandissima velocità, con tutti e due i piedi, comunque stoppa e gira dall'altra parte in pochissimi secondi, però tra i pali lascia a desiderare un tantino, quindi bisogna provare il tiro da fuori o il tiro da dentro l'area. Quando siamo a ridosso del dischetto o stiamo entrando in area e non c'è spazio, bisogna tirare, perché una ribattuta fatta male, una palla che invece di essere ribattuta sull'esterno come dovrebbe essere poi per quanto riguarda i portieri, al limite torna al centro dell'area, e ci sarebbe poi Højlund, ci sarebbero i trequartisti e ci sarebbero tutti i calciatori del Napoli che hanno riempito in quel momento l'area di rigore per ribadire in rete. Voi mi direte sì, ma tiriamo da fuori, ma abbiamo Scott ovviamente che non gioca, e i calciatori del Napoli devono sicuramente prendere esempio dal gol fatto da Scott McTominay contro il Genoa. Bisogna calciare, che poi il tiro esce bene o esce meno bene, ci hai provato, però il portiere del Como qualche lacuna dal punto di vista dello stare tra i pali e le parate sui tiri da fuori comunque le porta. Ecco perché ho fatto questa considerazione. Fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, avendo visto poi l'andazzo del Como in campionato. Ecco perché io faccio questa considerazione, perché guardando le partite del Como comunque esce fuori un tantino questa situazione. Il Como dovrebbe schierare questa formazione: Butez tra i pali, Smolcic, Ramon, Kemps e Valle la linea di difesa, D'Acugna, Perrone, Voivoda o Addai, Nico Paz, Baturina e Duvikas. Quindi formazione più che titolare, più che formazione tipo, direi una formazione molto ma molto riposata. Io non ho fatto alcun contenuto al riguardo, perché ovviamente è sotto gli occhi di tutti la gestione di un calendario in maniera totalmente insufficiente, ma non parlo solamente per il Napoli, però ovviamente noi laviamo i panni in casa nostra, ecco, per quanto riguarda situazioni di calendario, e quindi troviamo un Como totalmente riposato. Non deve essere un alibi nella maniera più assoluta, perché siamo noi con lo scudetto al petto, siamo noi quelli che
dovrebbero arrivare tra le 4 per quanto riguarda la Coppa Italia e quindi approdare alle semifinali volendo onorare lo scudetto che abbiamo in petto. Attenzione però alla partita di stasera perché è molto ma molto complicata. Dalla nostra forse possiamo avere maggiore o meglio abbiamo dalla nostra maggiore esperienza per quanto riguarda le competizioni, per quanto riguarda le partite che poi diventano importanti nell'andare avanti in determinate competizioni, e i calci di rigore, perché questa Coppa Italia ci ha visti già impegnati in calci di rigore, quindi partita che si deve decidere 5 contro 5 o magari 9 contro 9, dipende quanti se ne andranno a tirare in caso si arriva ai calci di rigore. Però anche lì siamo messi sicuramente bene sia dal punto di vista mentale per quanto riguarda la situazione di andarli a calciare e quindi non farsi prendere dal panico rispetto ad un Como che può avere tutti i piedi buoni che vogliamo e tutti i rigoristi che vogliamo, però poi quando si alza la posta in palio dal punto di vista nervoso e sei lì sul dischetto per approdare in semifinale o meno, può darsi che l'esperienza che si ha in casa Napoli, ovviamente nei calciatori che compongono la rosa, può avere la meglio sulla squadra di Fabregas. Auguriamoci che non ci arriviamo ai calci di rigore, perché sarebbe poi l'ennesima sofferenza star lì a sperare lo sbaglia, non lo sbaglia, poi va a finire, arriva Savic e dà un'altra sassata a 200 km/h per mettere le cose in chiaro. Quindi speriamo che si risolva nei 90 minuti la partita e, come ho detto prima, con calma, senza andarli a stanare nella loro area di rigore, perché ci possono fare veramente molto male nel caso poi non seguiamo le marcature tra le linee. Questi vanno in porta che è una bellezza e poi staremo lì a dover recuperare, come è successo già in altre partite. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao.